Ciao, io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come costruire una maschera di teschio di gatto. Se volete costruirla anche voi con me, vi lascio i pattern qui sotto in descrizione. Qui sotto trovate anche tutti i materiali che utilizzo. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace. E ora facciamo partire il video. I pattern che sto utilizzando li trovate nel mio negozio su Etsy. Dopo averli ritagliati li traccio su leva foam di spessore 5 mm, seguendo le istruzioni e segnando tutti i punti di raccordo. Mi dispiace che questa volta purtroppo l'audio non sarà dei migliori perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione, perciò credo che si sentirà parecchio rumore di sottofondo, ma pazienza. Come vedete sto tagliando con un taglierino molto affilato. Ci sono molti tagli particolari in questi pattern perché ci sono diverse angolazioni dove tagliare. Qui per esempio ho tagliato con un angolo esterno. E invece ci sono anche molti altri angoli interni, come per esempio in questi pezzi, perché l'angolazione poi determinerà la forma del nostro pezzo. Quando si fanno questi tagli così obliqui è importante avere il taglierino molto affilato perché devono venire fuori dei tagli abbastanza puliti, in modo da poi riuscire a incollare i pezzi facilmente. Seguendo le istruzioni del pattern, incollo i pezzi con il mastice, che è questa colla che va applicata da entrambi i lati con uno strato molto sottile. Poi va lasciata asciugare per qualche minuto. Incollo con estrema attenzione i pezzi tra loro, perché poi una volta incollati non si potranno più dividere, dato che questa colla è molto potente. La colla deve essere asciutta per poter incollare i pezzi insieme, altrimenti non funzionerà al meglio. Questa parte qui, che è quella delle orecchie, ha bisogno di una piccola modifica perché questa punta va tagliata un pochino, altrimenti non si riescono ad incollare bene i pezzi e non viene fuori la punta. Alcuni pezzetti invece prima di essere incollati hanno bisogno di essere scaldati con la pistola termica per fargli prendere una forma migliore. Quindi metto la colla, poi do una leggera passata con la pistola termica e subito dopo, quando i pezzi sono ancora caldi, li incollo insieme e li tiro un po' e li piego un po' per attaccarli insieme. Alcune parti non sono semplicissime, ma con un po' di pazienza si può riuscire ad incollarle tranquillamente. E piano piano collego tutti i pezzi del mio puzzle per creare a poco la maschera. Dopo aver fatto una metà, faccio anche l'altra metà e le incollo insieme. Come vedete la mandibola è ancora attaccata ma è mobile. Ora do una bella scaldata con la pistola termica per sistemare bene la forma. Adesso è arrivato il momento di aggiungere i dettagli con la foam clay. Se non avete visto il video dedicato vi lascio qui sotto in descrizione
il video dedicato alla foam clay e come realizzare una scultura, dove vi spiego nel dettaglio come si utilizza. Qui vedete un timelapse di come ho creato tutti i dettagli al di sopra della maschera, utilizzando anche delle reference e niente, piano piano ho messo i dettagli solo da una parte. In questa parte ho fatto prima il buco per i denti con la punta di un pennello. Invece le zanne le ho lavorate attorno a uno stuzzicadente e dopodiché lo stuzzicadente l'ho infilzato nel punto in cui andava la zanna. Poi ho modellato anche tutti i denti dietro e li ho incollati con del Super Attack. Ho fatto prima i dettagli da un lato e dopodiché l'altro ho cercato di farlo simmetrico. Ora che è asciutto faccio per ultimi i denti davanti, dove avevo messo i buchetti, e inserisco questi piccoli dentini all'interno dei buchi che avevo fatto. Forse avrete notato che la parte sotto è stata divisa dalla parte sopra e ora che ho fatto la scultura della parte sopra restano da fare allo stesso modo i dettagli nella parte sotto. E ora arrivo alla parte con il Dremel. Ora sto usando una prolunga per il Dremel che ha questa punta di pietra e questa prolunga è collegata a una fresa che è però adesso fuori dalla camera, che non si vede. Mi sono portata dietro una reference perché ora sto iniziando a scolpire tutti i dettagli e la texture che c'è di solito sull'osso e sui teschi in generale. Sto anche arrotondando un po' i bordi e sistemando le parti con il foam clay che non sono venute fuori molto bene, perché il foam clay quando è asciutto si può trattare con il Dremel come con il foam. Ora do una bella scaldata con la pistola termica per togliere i residui di polvere e chiudere i pori del foam. Poi ho aggiunto il meccanismo per la mandibola. Adesso vedete il fermacampione, ma poi ci metterò un bullone. Ho usato semplicemente un doppio strato di Worbla e queste 4 formine qui. Come primer per la pittura mi piace utilizzare il Flex Bond. In questo caso, per aggiungere ulteriore texture, lo applico con una spugnetta. Dopo 3 strati questo è il risultato. Poi ricopro tutto con l'acrilico nero molto coprente, per dargli una base scura.
La parte della pittura secondo me è in assoluto quella più divertente. Dopo uno strato di colore ha già un aspetto molto più bello. Ma mancano ancora le sfumature. Ora mescolo insieme in varie quantità il bianco, il nero, il marrone o se vogliamo fare i fighi la chiamiamo terra d'ombra bruciata. Parto con una tonalità molto scura e applico il colore anche qui con la spugna per dare un effetto un po' più interessante. E inoltre in questo modo i dettagli più incavati rimangono comunque neri. Quindi partendo da una tonalità molto scura, piano piano aggiungo sempre più colore, sempre più chiaro, aggiungendo il bianco. E aggiungendo sempre più bianco creo questa sfumatura sempre più chiara nei punti più in risalto. Quindi alla fine le parti più sporgenti saranno quasi bianche. Questo è il risultato finale del pezzo sopra e anche del pezzo sotto pitturato allo stesso modo. Tornando al meccanismo, con il trapano ho fatto un buchetto qui al centro come vedete e anche qui e dopodiché utilizzo questa specie di bullone con la vite per unire i due pezzi e tenere il meccanismo funzionante. Mi dispiace ma non so come si chiamano, se sto usando i nomi sbagliati perdonatemi. Comunque come vedete il meccanismo è questo qui. Dopodiché ho aggiunto anche un elastichino per fare in modo che la mandibola ritorni indietro. Ed ecco qui il nostro teschio di gatto. Questo è tutto. Spero che il video sia stato utile e di ispirazione. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure qui sotto nei commenti e vi risponderò volentieri. Iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video. Ci vediamo presto!